Ciao e bentornati nuovamente al mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. E per farmi sapere che sei passato o sei passata, lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato, appunto io so che sei passato e ringrazio comunque tutti voi che mi lasciate spesso i cuoricini e io vi rispondo con un cuoricino. È carina come cosa, la vedo molto dolce. Clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati e clicca sulla campanella con scritto tutte. Lezione di teoria sui tessuti. Oggi parliamo sui 5 consigli sempre per quanto riguarda i tessuti e la scelta del tessuto. Semplici consigli che spero che ti possano essere utili, che sembrano banali ma non lo sono poi alla fine. Se stai iniziando a cucire, io ti consiglio di prediligere i negozi fisici, quindi negozi che vendono i tessuti, in cui tu puoi entrare, guardare i tessuti, toccarli con mano, chiedere al negoziante. Io ho iniziato così, anche perché poi non esistevano i tessuti online, esistevano solo quelli della mia città e quelli me li dovevo far piacere. Tra l'altro alcuni avevano dei prezzi esorbitanti, perché i tessuti, io ho speso veramente tantissimo in tessuti, per carità, meravigliosi, bellissimi, e tutt'oggi quelle creazioni sono meravigliose, perché i tessuti non si sono assolutamente rovinati. Quindi il primo consiglio è sì, un domani puoi comunque affidarti a dei professionisti che si trovano anche online, ormai si trovano tanti negozi online di tessuti che sono gestiti da persone assolutissimamente preparatissime, per cui puoi chiedere anche a loro. Però all'inizio io ti consiglio di andare anche a scegliere i tessuti nei negozi appunto fisici. Altro consiglio se stai iniziando a cucire, no ai tessuti elasticizzati. Quindi licra e tessuto elasticizzato come il jersey, cerca di evitare, perché il jersey è difficilissimo da lavorare, soprattutto la licra, perché sono tessuti elasticizzati, la licra è elasticizzata sia in lunghezza che in larghezza, quindi ti scivola in maniera incredibile nella macchina per cucire, per cui se stai iniziando a cucire scegli i tessuti più facili. Non fare come la sottoscritta che credeva di poter cucire qualsiasi tipo di tessuto senza cambiare i piedini, senza cambiare aghi. Io queste cose inizialmente non le sapevo prima di fare il corso. Dopo che ho fatto il corso, chiaramente ho imparato tante cose, anzi i 2 corsi che ho fatto. Altri tessuti difficili da lavorare sono i tessuti leggeri, quindi per esempio il tessuto di chiffon, seta oppure voile. Ecco, anche il voile. Io ho iniziato a cucirlo quando ho fatto il corso di cucito, anche perché per avere un risultato ottimale, a mio parere, con il voile non è necessaria solo la macchina per cucire, ma anche la taglia e cuci. Tra l'altro, momento sponsor, se hai bisogno di un consiglio per macchine per cucire o comunque tutto quello che riguarda il cucito, macchine per cucire necchi e tutto quello che puoi trovare nel sito neckishop.com, chiedi a me e contattami in privato perché ti saprò indicare qual è la macchina per cucire più adatta a te, o la taglia e cuci, o la punta copertura. Insomma, ti potrò dare tantissimi consigli, non solo di cucito, ma anche di craft, perché il mio codice sconto è valido su tutto il sito neckishop.com. Quindi contattami, mi raccomando, hai tutti i link qua sotto. Finito sponsor. Allora, e quali sono allora, Cristiana, i tessuti che mi consigli? I tessuti fermi. Cotone, lino, tessuti che non sono scivolosi, tessuti che non sono elasticizzati, tessuti fermi appunto, questi sono i tessuti più facili. Inizia da questi e prendi
confidenza con la macchina per cucire, con i punti, varie tipologie di punti, inizia dalle cose facili, non fare come la sottoscritta. Terzo consiglio, tessuti a righe. Tessuti a righe tipo tartan a righe, fantasie, sono il male. Sono il male. Se vuoi complicarti la vita, inizia a cucire con le righe e col tartan. Ti verranno delle grandissime schifezze. Anche se sei bravo o sei brava, ma stai iniziando a cucire da sola, da autodidatta, senza scuola di cucito, premessa, questo ovviamente, io ti consiglio dai tessuti tinta unita. Perché? Perché le righe devono tutte combaciare tra di loro e non è sempre facile, non è sempre facile. E il tartan identico, quindi devi avere molta attenzione nel far combaciare il cartamodello in modo tale che quella riga poi qua, per esempio se fai una maglia col tartan, con tessuto tartan, devi stare attento che tra la parte del dietro e del davanti devono coincidere le linee, perché sennò una è sotto e una sopra, questo è sbagliato. Cioè se le linee non combaciano l'una con l'altra, con la parte davanti e del dietro, risultano così, quindi non va bene. Quarto consiglio, che ti ho dato già un'altra volta, altra volta, è aggiungi sempre 20 cm in più al tessuto che devi comprare. E perché? Perché eventualmente quei 20 cm ti potranno servire in caso di errori, e di errori all'inizio se ne fanno tanti. Adesso io non voglio mettere panico in questi video, per carità, però non è panico, è tranquillizzarti. Tutti sbagliano. Ho sbagliato io, ho sbagliato le altre, abbiamo sbagliato tutti all'inizio. Immaginati quando hai iniziato a imparare ad andare in bicicletta. Prima cadevi una prima, una seconda, una terza volta, ti sbucciavi magari pure il ginocchio, e poi alla fine, piano piano, provando, sei diventata bravissima ad andare in bicicletta. Questo vale per tutto, nella vita, per tutto. Se ti piace un qualcosa, lo fai con passione e non ti costa niente. Il brutto è quando lo fai che non ti piace, e allora sì. Quinto e ultimo consiglio, stai iniziando a cucire, sei autodidatta, ok, stai facendo anche la scuola di cucito, va benissimo. Inizia comunque con dei tessuti economici. Io il mio primo vestito che ho fatto con la scuola di cucito, la mia insegnante mi ha detto vai nel negozio di cucito e compra un tessuto fermo, monocolore, infatti era nero, che poi tra l'altro ce l'ho ancora, è bellissimo, che costi poco, che sia economico, perché se dovessi sbagliarlo nella confezione, quanto hai perso? 3 euro, 4 euro. Ci sono tanti scampoli, solitamente nei negozi di tessuti, lo puoi trovare online, magari un'occasione. Compra tessuti economici. Oppure, un altro consiglio, puoi utilizzare delle vecchie lenzuola. Io per esempio ho delle lenzuola di lino, bellissime, che ho ereditato da zie, nonne, eccetera, eccetera, che ho tutte conservate, e io con quelle vorrei farmi vestiti, poi di lino sono bellissimi, o vestiti, oppure creazioni varie, vabbè, comunque anche vestiti. Ecco, lenzuola vecchie, puoi fare il prototipo, quindi lo fai per la prima volta, lo fai con il lenzuolo vecchio, e poi successivamente, quando hai visto che il vestito è carino, il pantalone ti è uscito bene, la gonnellina è carina, lo fai con il tessuto più costoso. Ma non iniziare mai comprando tessuti costosi. Puoi utilizzare, oltre che le lenzuola, che le lenzuola sono tessuto, ma anche le tende. Quindi anche tende, per esempio in cotone, che
ne abbiamo in grande quantità, tra l'altro, magari delle tende, sempre tessuto di cotone ti consiglio, oppure lino, insomma tessuti fermi, e ne abbiamo anche una grande quantità, quindi magari comprando una tenda, magari a basso prezzo, un prezzo basso, puoi trovare anche delle tende magari che stanno svendendo al mercato, per farti un esempio, magari la paghi 3 euro, ecco, con quella tenda puoi fare, puoi anche sbagliare, puoi fare varie volte lo stesso modello finché non ti viene bene. Una volta che ti viene bene, allora puoi andare al negozio di tessuti, sia online che fisico, e comprarti della stoffa bella, della stoffa più costosa. Spero che questi piccoli e semplici consigli ti possano essere stati utili e soprattutto che ti abbiano anche tenuto compagnia, oltre che averti fatto, diciamo, insomma, insegnato qualcosa, spero. Sono tutti dei consigli che io ho imparato da tanti anni di cucito alle spalle e quindi mi auguro che ti possano essere utili. Scrivimelo nei commenti e fammelo sapere. E una cosa che ti voglio dire alla fine di questo video, che non c'entra niente, guarda che meraviglia la mia maglia. Questa maglia io l'ho fatta con un ricamo fatto a mano. Guarda che meraviglia, è troppo troppo bello, è troppo troppo bella, è stupenda, fantastica. Io ti ho fatto dei video tutorial di ricamo che non hanno avuto grandi ricamo a mano, perché sai che io ricamo sia a mano che a macchina, perché ho questa meraviglia della Necchi e che fa i ricami con un'area di lavoro molto grande, quindi mi consente di fare ricami anche molto belli e molto grandi. Ti ho fatto dei video tutorial. Se vuoi e sei interessato possiamo fare anche dei tutorial sul proprio ricamo a mano, anche di questo tipo qua. Io mi rilassa moltissimo ricamare a mano e mi metto davanti alla televisione e mi guardo un filmetto oppure ascolto qualche programma che magari non c'è bisogno di grande attenzione e mi rilassa tantissimo dopo una serata, una giornata un po' magari stressante. E secondo me il ricamo, come l'uncinetto, come la maglia e come il cucito, sono tutte attività che ci fanno bene al cervello, perché poi dopo averle create aumentano quello che nel nostro cervello si chiama dopamina, la produzione della dopamina, che è l'ormone della felicità, che male non ci fa. Allora, io ti mando un bacione grande grande, grazie per aver visto il video fino adesso, mi raccomando, seguimi, iscriviti al canale e fammi tanta pubblicità con i tuoi amici e nei tuoi social e parla di me ai tuoi amici e mi raccomando, ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!